quando emerge l'argomento del punto croce, l'immagine mentale predefinita sembra sempre un po' bloccata, no? Magari a un paio di secoli fa. Ah sì, il classico stereotipo. Esatto, cioè si immagina questo salotto silenzioso, una luce soffusa, un'attività lenta, quasi meditativa, dove tutto si riduce a incrociare dei fili su un centrino. Mettiamola così, la realtà moderna è decisamente diversa. Ma decisamente. E infatti, immergendosi nei materiali di oggi, questa illusione svanisce in fretta. In questo nostro nuovo approfondimento abbiamo sul tavolo una documentazione visiva molto specifica. Si intitola L'arte della tensione. Che è praticamente una guida moderna alla scelta del telaio e all'ergonomia del ricamo. Giusto. E la missione di oggi, leggendo queste pagine, non è certo esplorare un passatempo nostalgico, ma decodificare un mondo fatto di ingegneria dei materiali, fisica delle forze e ottimizzazione biomeccanica. Sembra quasi di avere tra le mani un manuale di efficienza industriale. È un paragone azzeccatissimo, sono d'accordo. Cioè, l'intero ecosistema descritto in queste fonti ruota attorno a un unico fondamentale principio fisico, la gestione della tensione. Che non è solo, sai, una questione di estetica. Assolutamente no. Il modo in cui il tessuto viene teso o rilasciato è l'infrastruttura vera e propria su cui si basa l'architettura dell'opera. Questa singola scelta ha un impatto a cascata incredibile. Determina la regolarità delle crocette, immagino. Esatto, la regolarità numisimetrica e altera in modo significativo la velocità di esecuzione. Ma l'aspetto ancora più critico è che incide pesantemente sulla salute articolare e posturale di chi lavora. Scegliere uno strumento qui equivale a selezionare la tecnologia corretta per gestire le forze in gioco. Wow, ok. Ma prima ancora di valutare la tecnologia dei telai, i documenti affrontano una scelta primaria, quasi filosofica direi, il bivio tra il tocco libero e la geometria perfetta. Il famoso dibattito tra lavorare in mano e usare un supporto. Proprio quello. Lavorare in mano, quello che le fonti chiamano il sewing method o metodo a cucito, è descritto come un approccio fluidissimo. L'ago entra ed esce dalla stoffa con un movimento continuo, quasi come se stesse scavando nel tessuto. È un movimento molto naturale, sì. E chi sceglie questa via ottiene una trasportabilità totale, zero ingombri e annulla il rischio di... Di schiacciare i punti già ricamati, che immagino sia un bel problema con le cornici. È un problema enorme, infatti. Ma c'è un'implicazione meccanica molto precisa in questo metodo a cucito. Quando si tiene il tessuto libero tra le dita, chi ricama deve gestire due variabili contemporaneamente. Quali sarebbero? Da un lato la trazione del filo che chiude il punto, dall'altro la naturale elasticità della stoffa che non è in tensione. È una compensazione continua. Il cervello e le dita lavorano senza sosta. Ah, ho capito. Mentre l'uso del telaio introduce il cosiddetto stab method, giusto? Il metodo a due fasi. Esattamente. L'ago penetra verticalmente verso il basso, poi la mano passa sotto il lavoro per afferrarlo e lo spinge di nuovo verso l'alto. La fluidità del movimento unico viene sacrificato per... Per il controllo assoluto. centrato. La superficie diventa tesa e stabile come la pelle di un tamburo, eliminando del tutto la necessità di micro aggiustamenti manuali. Sai cosa mi ricorda questo paragone? È un po' come la differenza tra guidare un'auto con il cambio manuale rispetto a una con il cambio automatico. Interessante. Spiegati meglio. Beh, lavorare in mano, come con il cambio manuale, impone una coordinazione interna molto più complessa. Bisogna sentire la frizione del filo, calibrare la tensione senza tirare troppo la stoffa e deformare il disegno. Richiede un carico cognitivo maggiore, ma crea un legame tattile profondissimo. Chiaro? Sì. E con il telaio invece? Con il telaio preimposti i parametri di tensione e la macchina mantiene la stabilità, permettendo alla mente di concentrarsi solo sull'acceleratore, cioè sul posizionamento dei punti. È una metafora perfetta. E a proposito di materiali e di come li guidiamo, la documentazione demolisce quella che viene definita la regola tradizionale della vecchia scuola. Quella che diceva che l'aida va sul telaio e il lino si lavora in mano. Proprio quella. Per decenni questo dogma rigido è sopravvissuto, perché l'aida è intrinsecamente rigida e il lino è più fluido, ma l'analisi odierna ribalta completamente la prospettiva. Sposta il focus dal materiale alla biomeccanica della persona.
Quindi la regola moderna qual è? Assecondare la propria tensione naturale. Se una persona ha la tendenza innata a stringere eccessivamente il filo, l'uso di un telaio fornirà la resistenza necessaria per mantenere i punti uniformi, indipendentemente dal fatto che usi un cotone rigido o un lino impalpabile. Taglio rotondo o up. L'oggetto che chiunque associa immediatamente al ricamo. Due anelli sovrapposti. In legno o plastica di solito. E a proposito di quelli in plastica, c'è un pregio pratico menzionato nelle slide che mi ha fatto sorridere. Quello della lavastoviglie. Sì, si possono lavare direttamente in lavastoviglie per rimuovere i residui di sebo che altrimenti finirebbero sulla stoffa. È un dettaglio igienico non da poco, insomma. Decisamente utile. La meccanica del loop sembra basilare, cioè il tessuto viene pizzicato tra i due anelli. Questo genera quella che in fisica definiamo tensione radiale. Dal centro verso l'esterno, giusto? Esatto. L'anello interno fa da base, la stoffa va sopra e l'anello esterno viene premuto verso il basso. È un design geniale nella sua semplicità. È super economico e si impara a usarlo in un attimo. Ma perché c'è un ma, vero? C'è un ma molto grosso. L'analisi strutturale evidenzia limiti severi quando subentrano materiali delicati o progetti grandi. La tensione radiale non è mai perfettamente uniforme. Dipende da quanto tiri la stoffa ai bordi prima di stringere la vite, no? Proprio così, creando zone più tese e zone più rilassate. E c'è un problema ancora più grande. Ah, certo, quello che emerge dalla sezione delle lamentele comuni. Se il ricamo è più grande del diametro del telaio, inevitabilmente dovrai spostare l'anello sopra porzioni di stoffa già lavorate. E il telaio rotondo applica una forza di schiacciamento concentrata su una linea sottilissima. Pressa letteralmente e distorce i punti. Rischia di creare il temuto cope burn, i segni permanenti sulle fibre, senza contare la frustrazione di dover fermarsi di continuo per smontare e rimontare l'attrezzatura. Un vero incubo per chi vuole entrare nel flusso creativo. Se le criticità meccaniche sono così evidenti, la dominanza di questo strumento sembra legata quasi solo al fatto che costa pochissimo. Ed ecco che l'evoluzione tecnologica diventa necessaria. Le fonti passano ai telai a rullo, gli scroll bars. Qui la geometria cambia completamente. Non abbiamo più un cerchio, ma due cilindri di legno paralleli collegati da barre laterali. Il tessuto in eccesso viene arrotolato sui cilindri superiore e inferiore. Come una pergamena antica. E questo risolve il problema dello schiacciamento frontale, immagino. Esatto, offrendo visibilità su intere sezioni orizzontali dell'opera. Però la preparazione per usare questi rulli sembra richiedere la pazienza di un monaco zen. Ho letto di questa operazione chiamata imbastitura. Ah, un lavoro preparatorio imponente. Prima di iniziare devi cucire letteralmente i bordi superiore e inferiore della tela su delle strisce di tessuto prefissate ai rulli. Una follia. Certo, dicono che ci sono versioni moderne con bastoncini a incastro, ma il compromesso ingegneristico di fondo rimane la direzione della tensione. Il limite strutturale dei rulli è proprio nei vettori di forza. Arrotolando il tessuto hai un'ottima tensione sull'asse verticale, ma all'asse orizzontale, i due lati liberi della stoffa, Rimane molle, vero? flaccido. Esattamente. Non subisce alcuna trazione. Questo squilibrio costringe a usare tensori laterali aggiuntivi, elastici, clip, insomma, per evitare che la stoffa si imbarchi. E per risolvere questo squilibrio, l'industria ha fatto un salto di paradigma, abbandonando il legno a favore dei polimeri, i Q-snaps. Una rivoluzione, veramente. Visivamente sono i Lego del punto croce. Tubi in PVC bianco da circa un pollice, giunti angolari e gusci di plastica C che si incastrano sopra. E sono pure modulari. Puoi unire pezzi da 6, 8, 11 e 17 pollici per costruire una cornice su misura. E c'è un vantaggio fisico schiacciante rispetto al loop: la fisica del bloccaggio. Perché non c'è più quel punto di pressione tagliente tra i due anelli. Proprio per quello, il morsetto a C avvolge il tessuto attorno a un tubo spesso, distribuendo il carico su un'area molto più vasta. Impedisce di schiacciare le fibre. Ma il vero miracolo è nella distribuzione delle forze, giusto? Tirando e bloccando la stoffa su tutti e quattro i lati del quadrato, generi una trazione omnidirezionale. La superficie diventa tesa e reattiva al millimetro, eliminando le flaccidità laterali dei rulli. Pazzesco! E poi c'è l'ultima categoria, per i puristi del controllo assoluto: le stretcher bars, cornici in legno massiccio, fisse, che ricalcano la tecnologia dei pittori con le tele a olio. Niente rulli, niente morsetti. La stoffa viene ancorata direttamente al legno.
con puntine o graffette. La procedura è metodica, si parte dal centro e si va verso gli angoli. Offrendo una tensione perfetta e la visibilità completa del disegno, senza mai spostare nulla. Elimina ogni variabile meccanica in corso d'opera. È la soluzione d'elezione per materiali complessi e poco flessibili. Ma basandoci sulla matrice decisionale della guida, scegliere l'attrezzatura è sempre un compromesso tra lo spazio fisico e la qualità della tensione. Le stretcher bars sono insuperabili per la tensione, ma occupano lo spazio totale dell'opera. E sono difficilissime da manovrare. Loop è imbattibile per ingombro minimo, ma porta rischi per i punti. La cosa affascinante è che la gestione dello spazio non si limita solo allo strumento, ma arriva a un trucco procedurale incredibile, il montaggio dal rovescio o recessed back. Una vera e propria alterazione delle regole base che risolve due criticità ergonomiche in un colpo solo. Allora, nel montaggio standard la stoffa viene appoggiata sopra la cornice e bloccata, quindi il lato frontale sporge verso l'esterno. Il che crea due problemi. Primo, se appoggi il telaio sul tavolo, la parte frontale, quella delicata e preziosa, entra a contatto diretto col piano, esposta a polvere, macchie, sfregamenti. Un disastro in agguato, praticamente. E il secondo problema? Esplorando il retro del telaio, noti che i bordi formano una specie di pozzetto, una cavità rigida. Quando termini un filo e devi passare l'ago sotto i punti per nascondere la coda, manovrare in quel pozzetto è angusto e frustrantissimo. Ed è qui che entra in gioco questa ingegneria spaziale di un'eleganza estrema. Consiste nell'inserire la stoffa al contrario. Ribaltando l'asse di montaggio di 180 gradi. Sì, il disegno frontale sprofonda all'interno della cornice, creando uno spazio vuoto protettivo. Se il telaio cade o viene appoggiato, saranno i bordi di plastica o legno a toccare, mantenendo la stoffa sospesa in sicurezza. Un vero salvavita per le opere che richiedono mesi di lavoro. E al contempo, il retro del progetto viene spinto in fuori, emergendo dal telaio e creando una superficie piatta e senza ostacoli laterali. La chiusura dei fili diventa un'operazione fluidissima. Geniale, veramente un life hack pazzesco. Ma indipendentemente dalla maestria nel montare la stoffa, la fisica del corpo umano a un certo punto presenta il conto. La documentazione dedica un'ampia sezione ai supporti fisici, gli stands. Che non sono visti come accessori di lusso, ma come veri e propri presidi medici preventivi. Perché sostenere il peso di una cornice per ore genera un affaticamento pazzesco, no? Esatto, una tensione muscolare isometrica che porta inevitabilmente a tendiniti, infiammazioni all'avambraccio, rigidità cervicale. E trasferire questo carico dal braccio a un supporto in legno o metallo sblocca un potenziale produttivo enorme. Usando un piedistallo si passa al ricamo a due mani. Liberando la mano non dominante, si instaura un ciclo cinetico super efficiente. Una mano sta sopra la superficie, pronta a ricevere l'ago e spingerlo giù. E l'alta vive sotto la stoffa, pronta a tirare e rimandare sul lago. I micromovimenti per girare il polso vengono cancellati, dimezzando i tempi di esecuzione. E annullando lo stress asimmetrico sulle spalle. L'hardware disponibile copre ogni esigenza, dai supporti da grembo per chi sta sul divano a quelli da tavolo con basi zavorrate. Fino ad arrivare a quelli da pavimento che sembrano, insomma, vere e proprie gru da cantiere. Bracci telescopici, snodi sferici. Però le slide includono anche una nota umoristica, segnalata con un'icona a forma di gatto. Ah, il rischio operativo inevitabile. Eh già, un supporto da pavimento che tiene la stoffa ben tesa a un'altezza comoda e si trasforma subito in un'amaca irresistibile per i gatti di casa. Una dinamica fisica e psicologica ineluttabile dei felini. Ma oltre agli scherzi, la guida culmina sintetizzando l'evoluzione tecnica attraverso 3 profili psicologici. L'anima libera, l'equilibrata e la progettista. Questa è una mappa dell'evoluzione pratica delle persone. L'anima libera rifugge le sovrastrutture. Usa telai piccolissimi o lavora in mano, accettando l'inefficienza in cambio di libertà totale. E l'equilibrata? È lo stadio di ottimizzazione. Adotta soluzioni modulari come i Q-snaps e i supporti da tavolo leggeri. Massimizza il comfort senza invadere troppo la casa. Infine, la progettista affronta opere monumentali con robuste stretcher bars e supporti da terra pesanti. Trasformando il ricamo in un'installazione architettonica stanziale.
Quello che emerge però è che chi si avvicina a questo hobby non fa quasi mai una scelta stilistica volontaria, ma attraversa un percorso dettato dai propri limiti fisici. Inizi quasi sempre come anima libera. Compri un telaio economico, lo tieni in mano e poi ti scontri con la biomeccanica. Crampi, fili annodati, spalle a pezzi. E quindi la transizione verso i supporti non è, sai, una corsa all'attrezzatura professionale per farsi belli, è pura sopravvivenza fisica. Capisci che demandando lo sforzo all'hardware puoi finalmente concentrarti sulla creazione. La conclusione di tutti questi documenti è in realtà sorprendentemente soggettiva per una guida sull'ingegneria dei materiali. L'hardware perfetto non definisce la perfezione del lavoro in assoluto. La metrica finale rimane il comfort fisico ed emotivo dell'individuo. Cioè, se una super impalcatura ergonomica ti genera ansia, fallisce il suo scopo. E là il loop primordiale diventa la tua tecnologia suprema. Proprio così, se favorisce la tua tranquillità operativa, è lo strumento perfetto per te. La tecnologia serve ad ampliare le opzioni, ma analizzando a fondo come il comfort o il disagio fisico si colleghino al tirare un singolo filo, mi viene da lanciare una provocazione finale a chi ci ascolta. Sono tutto orecchi. Se la tensione e la regolarità dipendono così strettamente dall'assenza di dolore, quanto profondamente la condizione fisiologica e l'umore si trasferiscono in modo fisico nel materiale. È una prospettiva affascinante. Cioè, se uno stress cronico alle articolazioni si traduce in punti più serrati o se la quiete di un supporto perfetto crea trame più morbide, allora le decine di migliaia di crocette su quel tessuto non sono solo un'immagine, sono una registrazione sismografica, quasi letterale, dello stato fisico e mentale di chi le ha create. Forse l'architettura più complessa da equilibrare alla fine non è quella del legno o del PVC, ma la nostra.